Il 9 marzo Sony ha rilasciato il firmware 2.0 per l'Alpha 7 IV. Visto il salto di versione mi sarei aspettato tantissime novità, purtroppo però non è così. Infatti se vediamo il changelog vediamo il supporto per la Creators App, una migliore sicurezza per gli scatti remoti ed un generico miglioramento della stabilità della fotocamera. Quindi non è altro che un aggiornamento minore che ci permetterà di utilizzare la nuova app di Sony. In ogni caso vi invito a dare un'occhiata a questo video dove spiego effettivamente come si aggiorna il firmware della Sony. Questo perché se avete una versione del firmware precedente alla 1.05 comunque dovrete installare prima il firmware 1.05 e da lì potrete installare la versione che volete, in questo caso la 2.0. In descrizione vi lascio anche la guida ufficiale di Sony per aggiornare al firmware 2.0. Infatti questa procedura è molto semplice, però chiaramente come sempre durante l'aggiornamento del firmware ci può essere qualche rischio, quindi è bene sapere quello che si sta facendo. In estrema sintesi comunque vi dovete assicurare di avere la fotocamera carica, quindi dirigetevi sul sito Sony, trovate il link in descrizione, quindi scaricate il file nella root della vostra scheda di memoria e considerate che pesa oltre 870 MB. Quindi inserite la scheda di memoria nell'Alpha 7 IV, accendetela e recatevi nell'ultima scheda del menu e quindi cliccate su versione. Da lì quindi potremo aggiornare il firmware. Nel mio caso la procedura è durata circa 4 minuti. Una volta aggiornato il firmware, subito ci viene detto di installare la nuova app e non potremo più usare Imaging Edge e si dovrà installare Creators App e rifare la procedura di pairing con la fotocamera. Io sono riuscito a farla senza alcun problema, ma comunque se incontrate qualche errore vi basterà eliminare dalle impostazioni del Bluetooth il pairing con la Sony Alpha 7 IV e rifare la procedura da zero. Sulla nuova app di Sony è sempre possibile sfruttare lo scatto remoto e quindi potremo anche visualizzare le foto ed i video che avremo registrato. La vera novità però sta nel cloud, infatti vi basterà fare un account gratuito e se siete possessori dell'Alpha 7 IV o di un'altra selezione di fotocamere Sony avrete diritto a 25 GB di archiviazione gratuita. In questo modo potremo caricare i nostri file nel cloud di Sony, che è accessibile anche dal browser sul computer, dove potremo visualizzare le nostre fotocamere ed aggiungerne di nuove. Potremo visualizzare e scaricare i file del cloud. Potremo anche configurare il nostro portfolio personale ed infatti nella sezione scopri potremo visualizzare gli scatti degli altri utenti. Quindi è chiaro che Sony sta puntando su questa nuova app, che al momento però è disponibile solo per l'Alpha 7 IV e la nuova Sony Z1F. Infatti le altre fotocamere Sony ancora devono ricevere questo aggiornamento che permette la connessione con questa nuova app. Le prossime fotocamere ad essere aggiornate dovrebbero essere l'Alpha 7R5, la FX3 e la FX30. Come altri cambiamenti ho notato che nel menu sotto la voce versione ora è presente direttamente la voce visualizza numero di serie, ma comunque non ho notato altre differenze. In ogni caso nei prossimi giorni la testerò meglio. Infine, se utilizzate Imaging Edge dal computer, Sony ci consiglia di aggiornarlo alla versione 3.6. E voi invece avete aggiornato la vostra Sony Alpha 7 IV? Fatemi sapere comunque nei commenti che cosa ne pensate. Come sempre, se il video vi è piaciuto potreste lasciare un bel like ed iscrivervi al canale. Ma prima di terminare il video vi voglio dire che potreste riscontrare un bug durante questo aggiornamento. Infatti se dopo 6 minuti circa la vostra Alpha 7 IV ancora non si accende, date un'occhiata ai LED che lampeggiano qui sotto. Infatti come riportato sul sito Sony, se ci dovesse essere una sequenza di 5 lampeggi lunghi e 6 lampeggi brevi vuol dire che c'è qualche problema. Ma non temete, infatti basterà spegnere la fotocamera, rimuovere la batteria e la scheda di memoria. A quel punto vi consiglio di formattare la scheda di memoria direttamente dalla fotocamera, quindi riscaricate l'aggiornamento sul vostro computer e copiatelo sulla scheda di memoria e quindi rifate la procedura da zero. Onestamente io ho avuto lo stesso problema, solo che quando stavo salvando il file sulla scheda di memoria stavo effettivamente facendo altre copie su altri dispositivi, quindi pensavo fosse un mio problema isolato, ma poi ho letto che altri utenti
stanno avendo questo problema e quindi ve l'ho voluto far presente, ma comunque non dovete andare nel panico. Del resto questa eventualità è riportata sul sito Sony e io dopo circa 18 minuti di aggiornamento ho detto ok, forse c'è qualcosa che non va, quindi ho letto questa nota sul sito Sony, ho visto che effettivamente la sequenza dei lampeggi era quella riportata e quindi ho spento la Sony, tolto la batteria e subito l'ho riaccesa per verificare che funzionasse correttamente ed effettivamente era così, infatti era come se non avessi mai effettuato alcun aggiornamento. Ma comunque ragazzi, a mio avviso ha senso effettuare questo aggiornamento solo se volete provare la nuova app di Sony. Infatti se siete già sulla penultima versione del firmware probabilmente non noterete altre migliorie, mentre se avete una versione del firmware molto vecchia può aver senso effettuare questo aggiornamento perché appunto gli aggiornamenti precedenti hanno apportato diverse migliorie.